E questo è più chiaro. Questi due. Poi il giallo. E poi il giallo. E ci prendiamo questo giallo di cadmio. Ma sì, anche questo un po' più limone. Questo si chiama giallo permanente limone. Perfetto. Ok, poi L'abbiamo la casacca blu con questi due. Questa è l'immagine però non definitiva. È quando io ho fatto la foto a Nino, che sarà San Giuseppe. Un giovane San Giuseppe, non un anziano come lo descrive la tradizione, che siccome era anziano non faceva l'amore con la Madonna. Per niente. Allora, il tavolo. Ok. Ok. Ah, è bello scuretto. Con che cosa lo facciamo questo? Base gialla. Questi li mettiamo davanti da qualche parte. Ma che cos'è? Ma perché non lo fanno loro a casa loro? Ma che è sta buffonata? Ma cioè, che cos'è sta cosa? Della tovaglietta perché devo stare dentro il ruolo? Ma sono pazzi! Cioè, non ha senso, non si fa! Che cos'è il francobollino? Ma appena tu lo fai, fa una picata! Cioè, capito? Questa è una cosa non integrata nel contesto. Con lui piccolo piccolo che deve rientrare nella finestrella. Ma questo te l'hanno qua. mandato loro, scusa. Ma io non lo farò così, io così non lo faccio. Ora, purtroppo lo sto vedendo adesso. Questo colore della tovaglia, questo colore più scuro sarà nella parte bassa di tutto il prospetto, fino al marmo, ok? Che ha anche un senso. Io questo come lo ritaglio con lo scotch? Ma picchi? Cioè non lo capiscono che invece così è un francobollo appiccicato. È un francobollino appiccicato. È terribile, ragazzi. È senza gusto questa cosa. Io sono che sto dipingendo. No, ma a me dispiace. Ed è totalmente mia la responsabilità se dovessero esserci dei problemi. Mi fanno una multa, prendo i soldi che mi dovete dare e mi pago la multa, ma preferisco almeno essere libero anziché fare un francobollo ridicolo, cioè onestamente.
sono presentato con la signora, ma non la conosco. Con il falegname che c'è qua, ma non lo conosco, quindi magari diventeremo amici, sicuramente, ma ancora non lo siamo. Mi piace questo rovistare tra le mie cose. A volte ti accorgi di avere delle cose quando fai un piccolo trasloco. Mi circondo di un sacco di cose inutili apparentemente. Però noi siamo un po' gli oggetti che abbiamo attorno, le cose che conserviamo, cartoline che vedi quel secondo che le prendi e poi non le guarderai mai più, tranne quando le rimetterai dentro uno scatolo per portarle da un'altra parte. Ma è vero che apparentemente questi oggetti sono inutili, però compongono un immaginario che hai poi pian piano sviluppato nella tua testa, ogni singola cosa, e poi ci metti anche l'affetto, cioè come si può nutrire affetto per un oggetto? Mi chiedo a volte. Non l'ho mai usato, mi devi credere, non l'ho mai usato. Però, grazie. Vedi? Nuova. Però l'ho vista là dal ferramento e ho detto, cazzo, ma che bella sta cosa. Ma che serve? Spolverare il muro. Guarda, è difficile pensare che un uomo o una donna
possano essere veramente liberi, totalmente liberi. Ci sono dei gradi di libertà. La libertà è una conquista e si deve lottare per averla. Quando dipingo quasi mai sono libero, forse mai. E non lo so se chi guarda un dipinto che faccio io in un quartiere o anche in una mostra, quanto a volte sento quanta connessione c'è, a volte la sento questa connessione, questo sentirmi compagno libero ma libero di fare che cosa? Io, per esempio, pochi giorni fa ho dipinto un muro sulla libertà. Non ho neanche scelto il soggetto. C'è un paradosso. Cioè, mi hanno chiesto di affrontare il tema della libertà e mi hanno chiesto di dipingere un gabbiano. È quello che io di solito dico di non fare ai miei allievi di pittura, cioè o comunque a chi do dei consigli sulla pittura. Cioè, se dipingi la libertà, non dipingi un gabbiano, perché è la cosa più scontata e retorica che tu possa fare. Questo si sa. Ma io sono allo sperone e io non sto parlando con l'intellettuale, non sto parlando con i colti della storia dell'arte, non sto parlando con i curatori, non sto parlando con i miei colleghi. Appena ho disegnato questo gabbiano e sono sceso dal disegno proprio all'inizio e sono sceso dalla piattaforma aerea, mi sono fermato a guardare il disegno da lontano. È passato un ragazzo quarantenne che mi ha detto: ma che è un gabbiano? Ma che poi te la libertà? Sì, cioè, capito che cosa è successo? Cioè, quindi ora non lo so se questa è... Che cosa è questa roba qua che ti ho raccontato? Però è successo. È successo, non ho dovuto spiegare niente, non ho dovuto spiegare. Anche a chi non ha strumenti, anche a chi non è entrato mai in una galleria d'arte, a chi non è stato mai in un museo. Cos'è questa libertà? Non lo so. Certo c'è stato un passaggio, c'è stata una comunicazione, una sintonia, e per avvenire un passaggio ci deve essere libertà. Sì, devi avere, no? Dei canali liberi. Cioè, ecco, io mi sento libero quando sono elementare, quando sono semplice, quando non ho sovrastrutture, quando non sono estremamente concettuale, quando ho voglia di dipingere un gabbiano, il gabbiano più inutile del mondo, meno artistico che si possa concepire, meno Biennale di Venezia che possa esistere, allora io mi sento libero. Mi sento libero di fare qualcosa che sarà al 100% criticato dall'elite artistica palermitana e non solo. Ma ogni muro poi in realtà ha una storia a sé di non libertà, perché faccio un esempio: quando ho dipinto Io sono te, sto bambino che è in croce, ma che non c'è più la croce, e io l'ho dipinto perché lo volevo fare lui con le braccia allargate in croce, perché lui nella foto stava giocando, lui giocava a fare Gesù, quindi si è messo così con i piedi proprio, un crocifisso. Quando sono andato a presentare il progetto al condominio, ai condomini,
abbiamo fatto questa riunione di condominio, sai, io vorrei fare questa immagine, vorrei dipingere un bambino in croce, l'infanzia negata, eccetera, eccetera. E quelli del condominio mi hanno detto, ma non c'è basta tipo la nostra croce già nella vita, pure la croce no condominio ci danno palazzo. Giustamente, e allora lì la mia libertà, che cosa fa? Cioè, allora ho detto, no, effettivamente avete ragione. E mi hanno chiesto di non metterla quella croce. Allora io ho tolto il legno, gli ho lasciato le braccia in croce, non è più crocifisso. Ma questa cosa è stata fighissima, perché il muro così, senza la croce di legno, ma lui che ha le braccia allargate, per me è ancora più bello. Ha solo l'ombra dietro, ha solo l'ombra, e quindi io sono stato libero, non sono stato libero in questa circostanza di dipingere quello che volevo. O sono stato libero di cambiare direzione, andare da un'altra parte? Io non lo so. Io non so rispondere. Questo gabbiano è stupendo, i colori, il significato, cioè che di libertà. La libertà per i bambini è molto importante. Mi piace tantissimo anche quell'altro murales dove dice io sono tu. E poi l'immagine che proietta poi a terra è Gesù crocifisso. E lui mi ha spiegato, dice sì, l'infanzia è un'infanzia crocifissa, cioè sofferente. E questa è una cosa bellissima, ammiro tanto.
che direzione hanno le nostre immagini? Io come pittore mi interrogo. Io pure guardo i social e mi accorgo, no? C'è tutta un'immagine, poche parole, quasi niente, i video cortissimi, è tutto sempre più breve. Invece un muro è lì. Un muro è una pausa. Un dipinto murale è una riflessione continua, è una cosa che si estende nel tempo. Tu vai al muro e ti fermi e sei libero di starci 5 minuti, un'ora. Non è ciò che scorri velocemente davanti a un monitor che non è neanche vero nei colori, non è neanche vero, no, nel proprio rispetto. Tecnicamente un'immagine al cellulare fa una sintesi barbara, cromaticamente parlando. Cioè dei 50 sfumature di quel blu che tu hai fatto in quel dipinto, ce ne sono sì e no 1,5. Quindi in questo senso noi ancora abbiamo bisogno di immagini, della potenza delle immagini, ma le immagini, quelle ricche, quelle vere. Io sono goloso. Vero? La cosa assurda è che non mi fa male niente, non sono allergico a niente, digerisco quantità di cibo impressionante senza avere un minimo di mal di pancia, senza avere un minimo di gastrite, e questo mi consente quindi di, come dire, ho libertà, però questa libertà mi porta poi a prendere peso, ma ultimamente ho trovato un rimedio. Mollami tipo solo all'istinto. Quindi ce devo fare tipo così. Sì. Mettila. E scendi sempre un piede per volta, ok?
Devi fare pensare, mi fai pensare troppo, e invece alle domande si risponde pensando poco, perché in teoria certe domande funzionano come quei giochi. Di la prima cosa che ti viene in mente, e la prima cosa che mi viene in mente è che diamine, cioè poi la mia religione, quella cristiana, cioè fortemente, cioè, Gesù Cristo nomina un sacco di volte la libertà, l'idea di libertà, che cos'è la libertà. Cioè se non sei libero non puoi essere cristiano, o comunque il cristianesimo è un percorso di libertà, ma questa è tutta, diciamo, come dire, la teoria. La domanda che io mi faccio: ma le religioni sono degli strumenti di liberazione? Cioè il religioso è un uomo libero? La religiosa è una donna libera? Braccalo ce lo predica, adesso è il vescovo di Caltagirone. Quando io ero in convento ed ero in crisi, io gli ho detto: Calogero, io se sto con i frati voglio fare il frate, ma nello stesso tempo sento che c'è una metà di me che vorrebbe avere una compagna, una moglie, fare l'amore, vorrei fare l'amore. Pensavo anche a un bambino, no? Costruire una famiglia. E lui non si stupì di questa cosa, anzi mi disse: cioè, è una cosa normale che tu ti senta spaccato a metà. E mi disse: ma quell'1% dove pende? Questa cosa chiaramente mi costrinse a prendere una decisione, ed chiaramente mi ricordo che non è stato facile, però io in quel momento non mi sentivo libero, non mi sentivo al mio posto, non mi sentivo che stavo facendo quello per cui Dio mi aveva chiamato, nonostante ero lì, no? A fare il frate. Poteva essere la cosa più semplice del mondo, no? Sei lì, lo fai. Cioè, io non sono solo un pittore, mi piace così, nella mia presunzione, mi piace definirmi un pittore di quartiere. Non sto più dentro il mio studio, io ci sto pochissimo, quasi niente. Perché io sono un pittore che dipinge discretamente e che lo fa insieme ai bambini, lo fa insieme agli altri. Ho sentito sempre di più nel tempo che io non sono un pittore da solo. Nella mia religione l'aspirazione più, come dire, grande è diventare santo, è diventare Dio. E non è un'eresia, cioè Dio con Dio, cioè non Dio senza Dio, cioè non Dio al posto di Dio, quello è Lucifero.
E quindi i miei amici sono santi? No, ma possono diventarlo. E certo, io li faccio diventare santi quando li dipingo nelle mie icone giganti, piccole. E mi piace pensare, e mi piace l'idea che oggi un santo sia fuori dalla solita nicchia, dalla puzza lontano dalla puzza di certe sacrestie, e sia una persona comune. Quindi per me sì, i miei amici sono anche santi, a volte sono molto santi i miei amici, e anche le mie amiche. E mi piace mettergli dietro un'aureola o un disco, nimbo si dice, per me è più tecnico. Ma ci tengo a dire una cosa, cioè i miei santi non sono, cioè i miei dipinti, anche se rappresentano dei santi, non sono dei dipinti religiosi. Sacri forse sì, ma sono politici, perché San Benedetto il Moro, che io ho dipinto a Ballarò, e lui per me è un discorso politico, non è un discorso religioso. Quindi non è più San Benedetto il Moro, è il Moro, no? È un italo, è un afro-italiano, che figo afro-italiano, si sente dire sempre afro-americano. Questo lui è un afro-italiano nel 500, cioè siamo tipo, eravamo veramente moderni, ci cacciano, amoni. Camillo, tu questi qua sono giochi per i bambini, possono servire, li vuoi? Sì, sì. Prendi, questi sono tuoi. Basta giù, piano piano. Ok. Aspetta, fammi guardare. Va bene. Perché vedi qua, se vieni un poco, sì, lui sbatte qua, però devi metterlo in legno così, perché sbatte nella tela e non posso lasciare. No, vai di là. Se no possiamo salire più sopra, saliamo un po' più sopra, così, in modo che questo legno là appoggia qua così, ok? Ok, così. Se tu la blocchi così è perfetto. Sì, ora blocchiamo così. Ok. Io so cos'è che non funziona di questa tela, lo sfondo. La porta allo studio e gli cambio lo sfondo. Deve stare così, attaccare forte qui. Sì. C'hai corda? Anche qua, sì. Ok. Você? Não. Olha, você vai procurar. खबर भैया
Perciò cominciamo da questo soggetto che sono io, che è Giuda, Francesco De Grandi, Marco Saccardi, Marco Barone, Roberto Cammarata, ci somiglia, Adalberto Abate, Antonio Di Martino con i capelli corti, un po' truccato, ma è venuto così, Marcello Buffa, Fabrizio Cammarata, Fulvio Di Piazza, Riccardo Sera Di Falco, Angelo Sicurella e Alessandro Balza, Barbuto, come raramente lo è, che rappresenta San Pietro, e c'è questo miracolo che è, diciamo, desueto. Era lavando dei piedi, però gli spunta, dopo aver lavato il piede, gli spunta questo ramo di mandorlo fiorito, un omaggio a Van Gogh.
160, 150. Stavo dicendo, c'era un Caronte, il traghettatore. Possiamo vedere questa veratura quando per non fare le cose. Se ho più cioè qua c'è anche un pezzo dove tagli Certo, ogni artista ripropone le immagini come però non è che come diceva giusto sì, l'artista, dice i santi non è che nell'immaginario. Io ho a che fare ogni giorno con dei materiali che tu dici, ma quanto dureranno? Mi chiedono a volte, no? Chi mi commissiona un muro mi dice quanto durerà questo muro? Sono punti interrogativi che rimangono tali perché la durata di un colore dipende da diversi fattori. Temperatura, luce, aria, umidità, grado di umidità, la superficie su cui è dipinto, in che condizioni è. Sono delle varianti che non ti permettono di fare una stima precisa. Quello che vorrei far capire a volte è che questo può essere interessante. Ci sono degli artisti che nel gesto creativo concentrano tutta l'opera, cioè l'opera sta nel momento in cui stesso che la fai, il resto non conta. Io penso che ci si debba preoccupare delle cose nel momento in cui avvengono. Se dovesse avvenire una cosa del genere, cercherei di capire cosa fare. In sé il gesto lo trovo interessante, ma non quello di dipingere su una porta, ma quello di fregarsi quel pezzo di città, no? Ti rubi un pezzo di città, succede spesso, sai? Non è una cosa che succede solo ai grandi. Io trovo che in sé sia un gesto veramente romantico. In questo contesto urbano, perché c'è chi se lo prende per portarselo a casa, appenderselo a casa, un pezzo, cioè ha un'accezione diversa dal furto del museo che lo dai al collezionista che vai a alimentare, no? Un mercato illegale, cioè quella è una roba diversa. Cioè io distinguerei la gravità delle cose, cioè anche c'è proprio un gesto che ha un altro valore. Cioè vai a fotterti la Gioconda per appendertela a casa, molto interessante. Qui il grandissimo Ivan Graziani ci ha fatto una canzone stupenda, poi magari non è che non si può mettere perché non dobbiamo pagare i diritti d'autore.
Quando sono arrivato in questa piazza dove è stato ucciso Don Pino Puglisi, che era un prete, ho pensato, ma che tipo di intervento posso fare per ricordare Don Pino? Ho pensato di confrontarmi con un tema difficilissimo. E in questo trittico ho sognato questo fiammifero, che in realtà non voleva essere un fiammifero spento all'inizio, ma voleva essere un fiammifero che accende, no? E solo dopo che lo abbiamo dipinto con Nino, io ho avuto una visione che questo pezzo di legno potesse essere unità materica, no? Collegato al legno della croce. E quindi ho pensato, come lo dico? Tutti vedranno un fiammifero e basta. Io ci vedo una croce. E quindi ho chiesto a Nino se poteva scrivere INRI. Quando Nino ha scritto questa cosa io mi sono commosso. Non solo, o forse non tanto per il significato cristiano che ha questa cosa, ma perché ho pensato, al di là, diciamo, del clergyman di Don Pino, della talare che indossava, dell'essere prete, ho pensato che comunque è stato un uomo che ha sofferto le ingiustizie di questo quartiere, che ha visto e ha creduto in un riscatto possibile. Ma io sono a forma di croce. La croce è a forma di uomo, di donna. Tu allarghi le braccia, sei una croce. Io mi devo prendere. Questo prendersi è sinonimo di amarsi. Cioè, se tu sei una croce per te nel momento in cui non ti ami, non ti vuoi bene, non ti conosci, non capisci come sei fatto, no? Tutta questa roba sei tu, quella è la tua croce. Adesso non è una questione di Gesù Cristo sì, Gesù Cristo no. È una questione di croce sì e croce no. Cioè, cos'è la croce? Quella è una cosa, questo è un passaggio che può funzionare. È come quando vai dalla psicoterapeuta, cioè, in fondo è un percorso di conoscenza di come sei fatto, ma tu passi attraverso dalla tua storia. È troppo veloce, non fa. Non lo so se riesco a reggere questo ritmo. Penso che la mia vita sarebbe un guaio se io non giocassi. Io spesso mi diverto dipingendo le mie cose, dipingendo i muri, è un godimento, è un divertimento. Dimmi tu se la pittura non è un'azione anche ludica, che non vuol dire che io la sto declassando o voglio fare confusione tra le due cose, perché quando si deve diventare seri è fondamentale diventare seri. Faccio il giro al contrario. Guarda che so fare. Guarda, marcia indietro. Su due ruote. A volte prendo le cose troppo sul serio. I problemi di questa città, i miei problemi, quando mi viene mossa una critica. E allora penso che lì giocare sia importante, giocare con se stessi. Forse mi può fare bene, io sono permaloso. E quando si innesca questo percorso, questa roba, quando si innesca, a volte si innesca
ti cambia tutto. Non che il problema sia risolto, ma sicuramente che l'atteggiamento che tu hai nei confronti di quella roba lì cambia e stai meglio. Cioè, com'è possibile che ancora ci siano delle scuole che non sono scuole, o delle scuole che sono scuole come erano negli anni 30, come quando sono state costruite? Com'è possibile che mia figlia, dopo un mese e mezzo di scuola, ancora non abbia mai fatto ginnastica, non abbia giocato a scuola? Come fai? Quando fai un dipinto è chiaro che ci metti tutta sta roba. Quando faccio un bambino che ha una corona, quello a Danisinni, ma ha i piedi legati, perché questa città non ti accompagna verso il futuro, non ti prende per mano. Ma come fai a non incazzarti dicendo questa... Cioè, come fai? Allora tento di mitigare, di filtrare questa realtà dura e pesante che mi arriva. Ah, vuoi la guerra? E ti faccio accappottare. Che tu hai una mano, io ho due mani. Bom, 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 bom. La tua va più veloce. Sei pronto a fare uno scontro frontale? Io lo sento che quella dimensione pittorica è una roba che è molto legata, non a caso al mondo ludico, non a caso i bambini, diciamo, dipingere è una delle prime cose che fanno, è un modo per esprimersi, per raccontare di sé, per dire che esistono, ma anche un modo per giocare, per divertirsi. Quindi in fondo il pittore, o come faccio io il pittore, è continuare a nutrire e a dare, diciamo, vita a questo bambino interiore che ancora esiste, prendermi cura di Igorino, di quello che c'è dentro di me. Sono arrivata alla tua fine!
Sai che Ignazio Trevi io l'ho conosciuto in qualità di posteggiatore di Piazza Cappuccini. Ignazio Trevi spesso è stato impiegato da Cipri e Maresco per i loro film. Poi magari mettiamo qualche slide. Ignazio Trevi è balbuziente, ma canta in quelli, o cantava, perché nei palchi di musica neomelodica. Ignazio Trevi perché è il suo nome d'arte, per emulare Mario Trevi, il più famoso Mario Trevi, anche lui. Comunque un animale da palcoscenico neomelodico. È balbuziente, ma quando canta gli passa. Non solo. Ignazio fa una cosa che i logopedisti contemporanei usano contro la balbuzia, è dare un ritmo. E allora lui, se magari ti sta raccontando che belle tiampe, per dirti bei tempi, lui impiega, alcuni secondi, 20, 30, a volte si blocca, ma se lui comincia a darsi un tempo e fa belle tiampe, ti ricordi quando eravamo nicchi. Questa frase lui potrebbe dirla in un minuto, invece se si dà un tempo, questo ritmo, il ritmo ci salva. Salva Ignazio nella sua comunicazione, ma salva noi tutti. Quindi più che musica, io penserei al ritmo. I primi suoni sono ritmo, sono dati dal ritmo, le percussioni, questa roba qua è ancestrale. Noi abbiamo un ritmo interiore, abbiamo il battito del nostro cuore, questa è la nostra musica, quella è la musica. E questa cosa di qua evidentemente è una cosa che appartiene a tutti e appartiene anche a me. Mia madre cantava sempre a casa, sempre. Mia madre amava Julio Iglesias, era il suo cantante preferito, quindi io questa cosa ce l'ho quando dipingo tantissimo. Con Nino a volte succede una cosa bellissima, perché quando siamo lì sulla piattaforma aerea a 15-18 metri, 5, la città la vediamo ma anche la sentiamo in modo diverso, ed è interessante. È molto bello, è una dimensione strana, perché sei sospeso a mezz'aria con questa cassa che suona, che risuona, che non è solo una colonna sonora, no? È questo bisogno di a volte di riempirti le orecchie con delle cose belle. Addirittura io, a secondo delle canzoni, mi ricordo i quadri che ho dipinto. Mi posso anche settare su dei dischi. Ed è bello questo, perché è un sottotesto sconosciuto, che nessuno lo sa, non lo scrivo, non lo dico, non mi interessa. Però è un elemento fondamentale la musica nel mio lavoro, perché mi consente di stare in contatto innanzitutto con delle parti di me che tira fuori la musica e di conseguenza poi stanno nel dipinto, nelle trame non dette, non esplicitate.
È il parlatoio, cioè tu hai un posto dove parli con le persone, fai la direzione spirituale, eccetera, e c'è il parlatoio. Eravamo in questo corridoio, mi affacciavo qua, e la cella di Padre Paolo, che è il maestro, era in questo corridoio, però dall'altra parte. Stava in quell'estate che io stavo. Io questa stanza non me la ricordo, cioè era così, era questa. Ho fatto qui il post noviziato quando c'era Padre Paolo. Lei è padre Pacifico. Quindi stiamo parlando di 24 anni fa, tanto tempo. Sono 40 che sono qua. No, 40 anni, certo. E lo aiutavamo in cucina a turno, chiaramente, bello. Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere, provvedi a coloro che non hanno, rendici partecipi della mensa celeste per Cristo nostro Signore. Amen. Benvenuti. Grazie per l'accoglienza. Servitevi voi stessi. Io sono di quel gruppo dei 7, sono stato l'ultimo ad andare via e sono andato via perché io poi mi sono iscritto in accademia da frate, ho fatto un anno da frate ed era il 2000 con la scuola.
con una scuola di qua, adesso non comincia, forse scuola media. È un collo nei quarti Con un corso di teatro. e perché non fa verli? E lui ha fatto i costumi. Lo vedete come si è mifata così. Beh. Non so a mogno. Bene. Prosit. Prosit. Avanti. E vedi le onde, ma chiamano ma quando sarà sonnato mai? Ma c'era la pergola, questa c'è stato il rosario era venuto. allora c'era la pergola. Mannaggia, io credo di proprio di non ricordarmi. nel 1994-5, ok, mica di mettere questa roba elettrica, e quindi sono venuti a montare le campane sono rimaste le stesse, le hanno bloccate e hanno montato questo, il batacchio che si muove da solo. E niente, era tutto, cioè, un conto era noi che sbagliavamo e facevamo, perché c'era tutto un metodo per suonare le campane. Fra Emanuele si incazzava perché non facevamo il ritmo giù, per noi tipo le suonavamo benissimo. Fra Emanuele invece ogni tanto veniva dall'orto e diceva: chi è che ha suonato oggi le campane? Tipo io.
Non ci siamo, sembra tipo Masterchef. Tom, 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 tom. La curiosità. Ci sono gradi diversi di curiosità e forme diverse di curiosità. A volte mi dicono che faccio delle domande strane. Non mi raccontano una storia, io faccio domande che apparentemente sono superflue a chi mi sta raccontando quella storia. Non so, potrei fare un esempio. Se mi dicono sono stata al supermercato, ho incontrato una signora che improvvisamente si è messa a urlare. Allora io comincio a chiedere ma quante persone c'erano attorno, qualcuno come erano vestite, perché se io fossi lì avrei osservato queste cose probabilmente. Io mi perdo nei dettagli e i dettagli sono frutto di una curiosità. Sono ossessionato dai dettagli di una persona. Un artista o una artista nel dettaglio esprime diciamo, il finito della sua opera, cioè è finita nel momento in cui si è preso cura e si è presa cura anche dei dettagli. Se io sono curioso, vedo il dettaglio nelle cose degli altri, ma lo vedo anche in quello che faccio io. Quando ero in convento mi dicevano sempre che la curiosità in qualche modo apparteneva a un aspetto morboso, no? L'eccessivamente curioso quasi si avvicinava al peccato. Era peccato essere troppo curiosi, non andava bene, no? Perché non lo so veramente perché non l'ho capito mai, forse manco lo voglio sapere. E allora è chiaro che hai un pensiero, quella siamo stati fortunati. Per me è fondamentale sapere cosa fanno gli altri pittori, cosa fanno gli altri artisti oggi, per prendere le distanze, per fare una cosa diversa, per fare una cosa che parte da quella ma arriva ad altro. Nel momento in cui non ti è concesso essere curioso, indagare quindi sulle cose, è chiaro che quello è un atto di censura e quindi viene meno la libertà di una persona. È bello, sì, sono d'accordo con te, perché io sono curioso perché sono libero, o meglio, posso mettere in atto il motore della curiosità se sono libero. Intanto se sono libero io, libero quindi di concedermi questo tempo. La cosa assurda è che noi lo usiamo come aggettivo negativo, tipo, ma da lei che è curioso, no? Questo ti fa capire come nel tempo questa cosa della curiosità non era una cosa ben vista. Invece oggi emanciparsi ed essere curiosi, camminano di pari passo. Se sono curioso mi emancipo perché comincio a conoscere, a capire come vanno le cose. Ero tra i frati quando ho potuto indagare per esempio la storia dei santi, a geografia. Era la curiosità che mi spingeva. Io volevo diventare santo, mi ricordo che ero all'inizio, ero un ragazzino, avevo 20 anni, poco più. E mia madre mi disse, ma tu da grande che vuoi fare? Ho detto, io voglio fare il santo. Che poteva essere anche un po' presuntuoso, no? Ma c'era anche quella roba della fama, c'era chi voleva essere Eros Ramazzotti, non lo so, chi voleva essere Bon Jovi. Io volevo essere San Francesco, volevo fare il santo. Era comunque sempre una forma di fama, lo era, per carità. Non dico che era detta in senso puro, no, anche no. Ecco, il curioso sa che non ci sono risposte. È assurdo, cerca le risposte, ma il curioso sa che la cosa più importante sono le domande.
Non è una questione di argomenti, quindi non c'è un artista missionario che ha una missione e deve aiutare a risolvere i problemi della società palermitana. Io non mi sento, non sto qui dentro, non sono dentro questa cosa, e chi mi etichetta così, fatti suoi, c'è la sua visione, è più facile pensare così. Noi siamo delle creature complesse, complessissime, dentro di me c'è l'inferno e il paradiso insieme, capito? Posso anche dipingere il fango, il sangue, e posso fare anche un'immagine celestiale, e tutte le due cose convivono dentro di me. Noi siamo anime mobili, continuamente varianti.